Come possiamo evitare le intromissioni da parte di altre persone nella coppia, tra ex, quando poi finisce una relazione? È importante sapere come gestire tutto ciò semplicemente perché queste situazioni sono un disattivatore, ok? Vero e proprio della possibilità di ricostruire una relazione o ancora di viverla a pieno. Ti spiego cosa fare subito dopo la sigla. Non ci crederai, ma ad oggi, quando seguo i miei clienti, scopro veramente che le intromissioni sono un leitmotiv, appunto, delle relazioni stesse, quando queste finiscono, quando ancora sono in corso. È una piaga da gestire nel più breve tempo possibile, ok? Cerco di farti un attimo chiarezza. Prima cosa di tutto dobbiamo considerare che le intromissioni da parte di genitori, da parte dei suoceri, da parte degli amici, da parte di amici, di altre persone, di conoscenti, ecco, non possono essere eliminate, ok? Sono situazioni che ci sono, ci saranno e sono sempre esistite, ok? Quindi, se è vero questo, è anche vero che noi dobbiamo imparare a gestirle queste situazioni, perché altrimenti sprofondono qualsiasi possibilità di costruire un rapporto bello con l'altra persona. Perché tutto ciò innesca una serie di incomprensioni, innesca una serie di malumori, innesca una serie di litigi, di discussioni e quindi comunicazione errata, emozioni moleste, eccetera, eccetera. Conosci già, se segui i miei video, conosci già dove tutto ciò possa portare. Ora, a questo punto noi abbiamo bisogno di una strategia valida che possa aiutarti a gestire eventuali intromissioni, sempre, e dico sempre, qualsiasi tipo di relazione che hai creato appunto con l'altra persona. Io ho una regoletta che dice: ama i tuoi cari e segui i tuoi pari, ok? Cosa significa questo? Significa che se ci sono delle persone che fanno parte della tua vita, quindi della tua famiglia, dei tuoi amici più stretti, ecco, queste persone vanno amate incondizionatamente, perché è giusto così, vanno anche gestite, il che significa che se tua mamma decide di intromettersi all'interno della tua relazione, tu dovrai in quel caso dimostrare il tuo affetto per tua mamma, perché amerai sempre e comunque i tuoi cari, ok? E allo stesso tempo riuscire a gestirla. Significa: mamma, grazie per quello che stai facendo per me. Lo capisco. Immagino che forse ora sapere che tra me e Lucia la relazione è finita, oppure che tra me e Massimo non c'è più lo stesso sentimento, che la relazione sia finita, lo capisco. Immagino che tu voglia fare di tutto per ricostruire, per aiutarmi a ricostruire questa relazione. Oppure, se stai parlando dei nostri interessi, io capisco che tu ci tenga al mio benessere finanziario, al mio benessere emotivo. Ok, ti ringrazio di tutto questo. Ti chiedo anche, con le mani al cuore proprio, di tenerti fuori da questa situazione. Lo so, forse questa cosa non te la saresti aspettata da me. È anche vero che ho bisogno di vivere autonomamente la mia relazione, perché qualora questa dovesse finire o qualora questa dovesse rinascere, ok, è chiaro che tutto dovrebbe passare per mani mie e di nessun altro. Ecco, questo significa amare i propri cari e riuscire a far mantenere l'equilibrio all'interno della relazione, senza che le intromissioni possano sgretolarla definitivamente, perché poi questo accade. Le relazioni vengono sgretolate definitivamente, ok? Ama i tuoi cari, segui i tuoi pari. Significa che poi tu troverai quelle persone che ti stimolano, che ti fanno veramente stare bene, che comunicano bene con te, e seguirai quelle persone, perché è da quelle che puoi imparare. Ok? Spero che questo video ti sia piaciuto. In descrizione troverai tantissimi contenuti gratuiti che metto a disposizione. Seguimi se ti fa piacere sui miei canali sociali. Io sono Domenico Iapello, Love Coach. Ti abbraccio e a presto. Ciao!